Tino, dovrei registrare un video. Un malto, un luppolo e un lievito. Durante uno dei miei acquisti compulsivi ho preso un nuovo lievito e un nuovo luppolo e non mi sono neanche chiesto come potevo usarli in un'ipotetica ricetta, quindi oggi ho deciso di usarli. Farò una specie di svuota frigo. Sì, una svuota frigo a marzo. L'obiettivo è capire come posso usare questi nuovi ingredienti in un'ipotetica ricetta e soprattutto come potrebbero adattarsi ad un ipotetico grist che dovrò definire. Per questo brew day, quindi, ho deciso di fare una birra con pochissime variabili, ridotte al minimo. Farò una smash, single malt and single hop. Io sono Lucio, questo è un Brewing Diary e iniziamo dopo la sigla. A livello di tecnica birraria vedo le smash come l'evoluzione naturale delle birre in EPG di cui ho parlato qualche tempo fa e il cui video è in descrizione. Infatti le single malt and single hop, avendo pochi ingredienti da gestire, permettono di fare una prima cotta in all grain prendendo confidenza con l'attrezzatura e avendo quindi poche variabili da considerare, soprattutto per le prime cotte in cui è necessario tenere d'occhio i volumi di acqua, fare delle misure per tarare anche l'attrezzatura e quindi non si ha troppo tempo per stare a pesare quei 10 luppoli che vogliamo inserire nelle varie gettate. Nel mio caso ho scelto di fare questa birra per provare due variabili nuove e vedere come lavorano insieme, un lievito e un luppolo. In particolare il luppolo è il luppolo Enigma e riducendo al minimo la sua interazione con altri tipi di luppolo riuscirò, spero, a capire quali sentori mi darà nel bicchiere. In più è la prima volta che uso questo lievito e quindi potrò capire almeno all'inizio quali step di temperatura fargli fare in fermentazione e come lavora in generale. Quindi, visto che oltre al lievito l'elemento principale che voglio analizzare è proprio il luppolo, per questa birra ho scelto uno stile incentrato un po' più sul luppolo e quindi questa birra sarà una specie di American Pale Ale, diciamo più sbilanciata verso un India Pale Ale. Ma iniziamo direttamente dalla ricetta. Acqua sbilanciata sui solfati, parto come sempre da un'acqua neutra e correggo con i sali, solfato di calcio e cloruro di calcio. Non ne uso altri perché li trovo quasi superflui, ma potrei sempre cambiare idea. E passiamo al grist. Non c'è molto da dire anche su questo. Un solo malto. Ho usato il Marisotter della Fawcett perché lo conosco molto bene e lo uso da tempo. So quali efficienze posso raggiungere e come macinare. Facile e diretto. In mash ho fatto un monostep a 65 gradi per essere sicuro di avere degli zuccheri fermentabili e una lieve parte destrinica. Poi mash out a 77 gradi e sparge. Come si può notare, non ho usato la sacca filtrante, che stavo usando da parecchio tempo e che mi facilitava la fase di ricircolo durante il mash. L'efficienza in questo caso è effettivamente aumentata di un paio di punti percentuali. In più non ho avuto problemi in ricircolo e ho deciso di toglierla perché consideravo che una buona macinatura su un malto che già conosco, con una giusta quantità di lolla di riso e un controllo del ricircolo per evitare che tutto il mosto si bloccasse nel ricircolo, mi avrebbero comunque permesso di portare a termine un buon mash e per fortuna è stato così. Ma passiamo ai luppoli. Uno anche questo. La vera incognita di questo brew day è proprio l'Enigma, che è il nome di questo luppolo che ho deciso di usare. Per usarlo al meglio ho deciso di fare varie gettate durante tutto il boil per assicurarmi un ampio spettro di sapori che vanno sia dalla parte dell'amaro all'inizio sia verso la fine nella parte degli aromi, anche con uno stand. Infatti ho fatto la prima gettata a 60 minuti per dare 39 IBU, poi 8 IBU in bollitura sempre a 20 minuti, 6 IBU a 3 minuti
e 5 IBU. In hop stand ho mantenuto la temperatura a circa 75-80 gradi per una quindicina di minuti. Una volta raffreddato il mosto con il ricircolo dell'acqua nella serpentina per risparmiare acqua, appunto, ho inoculato il lievito. Si tratta del Braai 97 della Lallemand, che ho voluto provare in sostituzione al tanto decantato US05 che ultimamente non mi sta convincendo più. Infatti sono alla ricerca di un lievito che mi dia meno problemi di diacetile, o meglio, che sia più veloce nel riassorbimento del diacetile e che sia anche più veloce nella fermentazione. Apparentemente questo lievito che sto provando è identico all'US05, almeno secondo Brewlosophy e i suoi test a campione. Comunque, secondo il produttore, è un lievito adatto per birre della West Coast, con un profilo neutro e delle lievi note a livello di esteri che vanno su mela rossa, mela verde, frutti tropicali, acido e alcolico. Quindi occorre sicuramente capire come lavora questo lievito e come farlo lavorare durante la fermentazione per mantenere un buon profilo neutro. Comunque una cosa che ho apprezzato di più rispetto all'US05 è l'alta flocculazione di questo lievito, che mi ha permesso anche di saltare la fase di cold crash, ottenendo comunque una birra abbastanza limpida. La birra è partita da una OG di 1,059 e ha chiuso in 7 giorni a 1,006, dando un'attenuazione apparente dell'89%. Sicuramente le temperature di mash potrebbero essere un po' riviste a rialzo in modo da chiudere magari su 1,010. Comunque ora la birra sta maturando, quindi dovrò aspettare per assaggiarla e capire quali note hanno apportato luppolo e lievito a questa birra, e sicuramente ci sarà un video al riguardo, quindi iscriviti al canale per non perderlo, lascia like per sostenere il canale e alla prossima!